Io adesso rifò un altro. Cari amici, oggi vorrei aiutare tutti quanti a capire meglio il lardo di Colonnata, il perché, da dove viene, il perché è così particolare. Allora, intanto da dove viene? Viene da qua vicino, io sto a praticamente a 10 km da Colonnata. Colonnata è un piccolo borgo a 1000 metri di quota, sotto le cave di Massa Carrara, le cave di Carrara, dove da millenni viene estratto il marmo che è famoso in tutto il mondo. I cavatori in antichità, visto che non c'erano le tecnologie che ci sono adesso, si nutrivano anche con questo lardo. Loro avevano la possibilità di avere il marmo, ovviamente, il marmo ci ricavavano, diciamo, una nicchia all'interno e mettevano il lardo all'interno. A orario di pranzo, di merenda, non facevano altro che nel loro, diciamo, dove erano loro, di prendere un pezzo di lardo, un pezzo di pane e lo mettevano dentro, magari lo condivano con delle verdure e sopra ci mettevano il lardo, in maniera che gli dava la sostanza, un lavoro duro, e riuscivano, diciamo, ad arrivare in fondo alla giornata. E anche perché si conservava, non c'era la possibilità lì di avere dei frigoriferi o quello che era, si conservava un pezzo di lardo che aveva maturato 3, 4, 5 mesi, se uno lo tira fuori da dov'è, dalla salamoia, va avanti anche 3, 4, 5, 6, 7 mesi senza problemi, lo lascia al fresco, il fresco c'era perché c'erano delle, diciamo così, delle miniere di marmo e quando uno aveva fame andava a mangiarlo. Allora, detto questo qui, mi sono un po' divulgato. Praticamente il lardo di Colonnata nasce a Colonnata perché negli anni è diventato un prodotto GP controllato e deve avere certe caratteristiche. Le caratteristiche principali è quella del contenitore di marmo, fatto in quella maniera, con quel tipo di sale, ok? Viene speziato con aglio, pepe, rosmarino, salvia e poi ognuno ovviamente ha la sua ricetta della concia. Che cosa succede? Il lardo, intanto c'è da dire, viene dalla parte questa qui dietro del maiale, questo qui è il lardo, non dalla pancetta, se no non è lardo di Colonnata. Questa è un'altra caratteristica, un altro dogma, diciamo così, della realizzazione del nostro lardo di Colonnata. Viene presa una parte, come dicevamo, di lardo, ci viene lasciato 2 centimetri di carne, ok, che sarebbe di lombo che ci è attaccato vicino, non viene pulito perfettamente. Questa carne farà in maniera che sotto salamoia rilascerà dei liquidi. Questi liquidi andranno man mano a ricoprire la vasca. È indispensabile per legge nell'IGP, per fare in maniera che diventi lardo di Colonnata, che ci stia da settembre a maggio, 7-8 mesi, dove addirittura vengono anche dei controlli, vengono da parte dell'associazione IGP, non so neanche il nome, a vedere se le tempistiche sono queste. Ok, poi anche l'altra caratteristica che viene preso questo aglio, che è aglio piacentino, alcune caratteristiche che diventa lardo di Colonnata, sicché non è possibile che voi che vi dicono, che ne so, ho sentito dire a Torino fanno il lardo di Colonnata, ma come fai il lardo di Colonnata se va fatto a Colonnata? Che non vi fate imbrogliare. Certo, ci si può andare vicino, per l'amor di Dio, è vero, se una persona, diciamo, è brava, se è un produttore bravo, quello che è, ci può andare vicino, ma l'ardo di Colonnata è la particolarità che è lì a Colonnata, se no sarà lardo di Alfredo, simile a quello di Colonnata. Questo è importante. Ora vi farò vedere nel video una visita che ho fatto qui a un produttore, così capirete anche il discorso delle vasche e vi farò anche vedere dov'è Colonnata. Andiamo avanti, procediamo. Se c'è qualche domanda mettetemela in descrizione. Allora, stagionatura lardo, scusate,
No, perché qui queste sono tutte quante vasche piene di lardo. Ovviamente ogni vasca ha le sue tempi, dice i tempi, ne so, in una vasca. Come si tirano queste cose qui? Allora, una vasca praticamente qua abbiamo del lardo in stagionatura, questo qui è un lardo appena fatto, dove si vede infatti che abbiamo il sale, è ancora secco. Perché il sale è ancora secco, perché dopo tu mi insegnerai che diventa liquido. Esatto, dopo circa 20-25 giorni per effetto osmotico il sale si scioglie e l'umidità della carne fuoriesce e diventa un liquame, la moia, quindi il liquido è... E passiamo dove invece è già diventato dopo. Questo è un po' la parte finale, viene fatto nel marmo perché il marmo ha le caratteristiche di avere la parte che rimane freddo, è carbonato di calcio puro e... Sarebbe a dire non entra troppo freddo, non entra troppo caldo, esatto, gli fa da isolante. Termostatico, esatto. E questa è un po' la procedura. Qua abbiamo una conchimoda, vediamo se si vogliono vedere. Vabbè, sì. Oddio. Temperatura quanto è qui dentro? 15 gradi. 15 gradi, sì, esatto. Questo era un pezzo di marmo intero, come faceva il nostro Leonardo o chi per esso, veniva scavato e ricavato questo bel buco. Dopo vi farò vedere lì fuori che il primo genito, nel senso che ha studiato questa cosa qui, se lo ha scolpito a mano. Quello lì praticamente le conche che sono fuori sono del fondatore dell'azienda, l'ha fatte personalmente, le ha fatte. Sì, mi ricordo che tuo nonno mi raccontò questo aneddoto. Più di 100 anni le conche che sono fuori. Una volta erano scalpellate al mano, oggi invece lo scalpellino serve più a poco. Andiamo a vedere, guardate che spettacolo, guardate qui. Ecco qua, scalpellino, guardate qua, qui è preistoria. Qua c'hanno più di 100 anni. Che la salatura avviene da settembre fino a maggio. Noi per esempio ora chiudiamo a maggio, tutte le conche devono essere piene. Poi quando hai finito maggio, dell'anno prima, passi a settembre. Yeah, questo è il riformato. Spero di aver fatto chiarezza un pochino sia sulla realizzazione del lardo e sia della sua provenienza. Ok, vi consiglio di visitare proprio il paesino, di visitare, che è fantastico. Ci sono ormai, anche se è diventato un pochino turistico, ci sono un sacco di ristoranti, comunque una gita fuori porta è molto interessante. Ok, se ci sono dei commenti da fare fatemeli sotto in descrizione. Vi ricordo che sono a disposizione anche per eventuali consulenze private, se lo volete realizzare. Io sono a disposizione. Mettetemi like, alla prossima, ricetta o il prossimo aiuto su questo mondo, inesplorato, anzi così dite.